Ciao, bentornati su Vivi con Letizia per preparare questo video molto estivo nel quale vedremo come trasformare delle infradito in queste tre diverse ciabatte. Il video è diviso in due parti. Nella prima parte vedremo in generale quali sono i passaggi da seguire proprio per trasformare le infradito in ciabatte. Nella seconda parte vedremo come fare queste con questa fascia di jeans che ho plastificato e reso impermeabile, questi che sono molto semplici con questa fascia più sottile e coperta di strass, e questa con questa bellissima fascia arcobaleno, almeno a me piace un sacco, che scoprirete poi nel video come ho fatto a realizzare. Io spero che questo video vi piaccia, io mi sono divertita tantissimo a fare queste trasformazioni e sto pensando anche di preparare altri tipi di ciabatte estive. Fatemi sapere se volete vedere altri tutorial come questo, ditemelo qua sotto nei commenti. Io vi aspetto su Vivi con Letizia Viaggi e Vivi con Letizia naturalmente, anche sul gruppo ovviamente. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Vediamo come trasformare le infradito in ciabatte. Prima di tutto dobbiamo tagliare la parte superiore, quella che forma i lacci delle infradito, e fare in modo che sia a pari della suola. Dopodiché sulla gomma crepla dobbiamo disegnare la sagoma dell'infradito e ritagliarla. Per incollare le due parti useremo del mastice per scarpe che va spalmato bene su tutta la superficie sia della suola che della sagoma di crepla. Bisogna far evaporare il solvente per 15 minuti per poi sovrapporre una all'altra. Quando usiamo il mastice dobbiamo fare attenzione, utilizziamo una mascherina o comunque cerchiamo di respirare il meno possibile i vapori che vengono sprigionati e teniamo aperta una finestra. Dopodiché sovrapponiamo un peso per almeno 3 minuti. Il mastice raggiunge la massima potenza di adesione dopo 24 ore. Ora possiamo procedere a misurare la lunghezza della fascia, prendendo come riferimento la parte più larga della pianta del piede. Aggiungiamo 2 cm a questa misura e dopo aver preparato la fascia dell'altezza che desideriamo, prendiamo nuovamente la misura sul nostro piede. Sui lati dobbiamo tagliare le eccedenze di fascia e poi dobbiamo prendere i riferimenti in modo da poter applicare il mastice con precisione. Ora vediamo come fare le ciabatte con la fascia di jeans impermeabile. Prendiamo della carta da forno, uno stick di colla a caldo e con il ferro alla massima potenza stiriamo lo stick in modo da farlo diventare una sorta di lastra alta circa 1 mm. Facciamolo raffreddare. Stacchiamolo dalla carta da forno, appoggiamo la stoffa, appoggiamo sopra la lastra di colla a caldo e stiriamola sulla stoffa spingendo con la punta del ferro da stiro per farla espandere su tutto il pezzo di jeans. Facciamo raffreddare, poi se il risultato non è uniforme ripetiamo il procedimento. Quindi riscaldiamo nuovamente la colla a caldo e spingiamola sulle zone più chiare della stoffa in modo da rendere lo strato di colla a caldo uniforme. Dopo aver fatto nuovamente raffreddare possiamo procedere a tagliare la fascia per la ciabatta dell'altezza e lunghezza che ci serve. In questo caso ad esempio io ho fatto fasce alte 5 cm. Prendo la misura sul piede, traccio le linee per il posizionamento. Uso la prima ciabatta per fare le misure anche sulla seconda, poi stendo il mastice faccio passare un quarto d'ora e poi l'attacco e tengo premuto per 3 minuti. Dopo 24 ore le mie ciabatte saranno pronte da indossare. Un altro modo molto semplice per decorare le ciabatte è quello di utilizzare come fascia una striscia di gomma crepla sulla quale applicare degli strass.
Ora passiamo alle ciabattine gialle con la fascia arcobaleno. Per la suola dobbiamo seguire sempre la solita procedura, sovrapporremo 3 sagome di crepla di 3 colori diversi per rendere le nostre ciabatte ancora più estive. I passaggi da seguire poi sono sempre i soliti: stendere il mastice, aspettare un quarto d'ora, incollare le 2 parti, mettere un peso per 3 minuti e via di questo passo. Prepariamo la fascia. Per farlo usiamo della carta da forno, affianchiamo una all'altra delle cannucce colorate e stiriamole con il ferro da stiro alla massima potenza finché siano completamente appiattite. Quando sono ancora calde usiamo una bottiglia o qualcosa di rotondo per fare in modo che si raffreddino prendendo una forma arcuata. Ora prendo la misura, segno sia le ciabatte che la fascia. Applico il mastice, incollo le 2 parti e tengo premuto e le mie ciabatte sono pronte. La trasformazione da infradito a ciabatte è avvenuta.